Potenziali tracce di vita su Marte, i dati numerici dietro la scoperta di Perseverance. Le analisi recenti compiute dal rover Perseverance sul pianeta rosso hanno portato alla luce indizi che potrebbero essere biofirme, ovvero tracce indirette di attività biologica passata. La scoperta è stata resa pubblica tramite uno studio su Nature, redatto da un team internazionale guidato da Joel E. Horowitz, che include anche l'Istituto Nazionale di Astrofisica. I risultati riguardano in particolare campioni provenienti dalla formazione sedimentaria denominata Bright Angel, nell'antico delta fluviale del canale Neretva Vallis che sfociava nel cratere Jezero. Mineralogia, segnali organici e struttura geologica. Il campione in oggetto, chiamato Sapphire Canyon, è stato raccolto in una zona che comprende i siti Beaver Falls, Kayava Falls, Apollo Temple e Walhalla Glades. Questi punti sono caratterizzati da affioramenti sedimentari con strutture stratificate, vene mineralizzate e fratture ossidiche che appaiono resistenti all'erosione. La roccia dominante è un mudstone, ossia una roccia sedimentaria fine, con grani di dimensioni stimate tra circa 30 e 110 micrometri. Questo materiale comprende frazioni sottili non visibili a occhio nudo né con le immagini panoramiche del rover, ma chiari nelle analisi strumentali, suggerendo un deposito per sospensione in ambiente acquatico relativamente calmo. Inoltre, sono state identificate strutture come noduli e fronti di reazione mineralogica, reaction fronts, e sono arricchiti in ferro, fosforo e talvolta zinco, con un rapporto molare Fp di circa 3:2 nelle fasi studiate, che richiama minerali simili alla vivianite e derivati ossidati. È stato anche rilevato un minerale solfidico con caratteristiche vicine a greigite in alcune aree, suggerendo la coesistenza di ferro in stato ridotto e zolfo, componenti chiave in processi redox che, sulla Terra, possono essere associati a vita microbica. Sul fronte organico, lo strumento SERLOC ha individuato un picco Raman noto come G-band intorno a 1600 cm alla meno 1 in più target, in particolare Apollo Temple, ma presente anche in Kayava Falls e Walhalla Glades. Questo segnale è tipico del carbonio organico, benché non si possa ancora stabilire con certezza se il carbonio sia stato prodotto da processi biologici o meno. Età delle rocce e condizioni ambientali. Uno dei dati più rilevanti riguarda l'età stimata della formazione Bright Angel. Secondo il paper di Nature, tuttavia, non viene ancora fornita una datazione radiometrica assoluta precisa per queste rocce sedimentarie. Cioè, non si menziona un UPB diretto sul campione Sapphire Canyon o sulla Bright Angel che abbia margine di errore esplicitato nel testo divulgativo. Il documento però descrive la Bright Angel come stratigraficamente situata sopra l'unità detta Margin Unit e fa riferimento a dati geologici che suggeriscono che i depositi si siano formati in un intervallo in cui Marte manteneva condizioni relativamente miti, con acque liquide non troppo acide o calde. Tuttavia, nelle fonti divulgative e nei media si leggono stime generiche che collocano la deposizione di queste rocce tra 3,2 e 3,8 miliardi di anni fa, cioè nel periodo in cui Marte era geologicamente attivo e aveva fiumi e laghi funzionanti. Queste cifre derivano da correlazioni geologiche con altre formazioni note e studi sul terreno, ma non sono ancora confermate da una misurazione radiometrica diretta pubblicata con margine di errore rigoroso nel paper. Nota: queste stime appaiono nei resoconti giornalistici come stima basata sul contesto ambientale e dati indiretti, più che su analisi UPB su zirconi direttamente del Bright Angel. In ogni caso, le condizioni indicate dal paper fanno riferimento a deposizione sedimentaria in ambienti acquatici, con trasporto di particelle fini e con acque in cui il ferro fosse parzialmente ridotto, permettendo la formazione di fosfati e solfuri. Non si trovano prove che il pH fosse estremamente basso, né che le temperature fossero proibitive per forme di vita elementari, come microrganismi, se mai esistiti. Interpretazioni, incertezze e passi successivi. Tutti questi dati: composizione mineralogica, presenza di carbonio organico, struttura fisica dei sedimenti, rendono Sapphire Canyon uno dei migliori candidati finora per tracce di vita microbica passata su Marte. Tuttavia, rimangono forti incertezze. Non è ancora chiaro se il carbonio organico rilevato sia legato a processi biologici o se derivi da fonti non viventi, aderenze chimiche, materiali trasportati da meteoriti, processi abiotici interni al sedimento. Le strutture di fosfato ferro e solfuro ferro potrebbero formarsi anche attraverso reazioni chimiche in assenza di vita,
specialmente in contesti redox diagenetici, se c'erano fonti di ferro, fosfuro e composti organici che potrebbero non essere biologici, disponibili. La datazione precisa con metodi radiometrici, UPB, eccetera, dei campioni Bright Angel rimane un obiettivo fondamentale, che permetterebbe di collocare temporalmente con maggiore certezza questi processi. È qui che il programma Mars Sample Return diventa cruciale. Riportare fisicamente su Terra i campioni come Sapphire Canyon permetterebbe analisi isotopiche, esisti rapporti isotopici di carbonio e idrogeno, microscopia a scala submicrometrica, spettrometria ultra alta risoluzione, che nessuno strumento robotico su Marte può attualmente effettuare.